Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. In questo episodio del configuratore andremo a personalizzare un'auto che è appena uscita, ragazzi. Sicuramente sarà un successo clamoroso come la sua precedente generazione. Stiamo parlando dell'iconico SUV di Peugeot, moderno ma ormai iconico, Peugeot 3008, che è arrivato sul configuratore, quindi non esitiamo ancora, andiamo a scoprirlo e a personalizzarlo in tutte le sue configurazioni, motorizzazioni e equipaggiamenti disponibili. Ci troviamo quindi sul configuratore di Peugeot, dove ci mostra praticamente tutta la gamma, comprensiva anche delle motorizzazioni più green, anzi più azzurre per Peugeot, quindi le motorizzazioni plug-in hybrid o full electric. Possiamo selezionare subito il nuovo SUV 3008. Ci dà una bella brochure molto ricca di elementi, ma direi di saltare subito sul configuratore della vettura, perché vi rimando al nostro video Car News che abbiamo fatto qualche settimana fa. Lo trovate appunto al link qui in alto nelle schede. Abbiamo 7 versioni disponibili, possiamo tranquillamente andare un po' a restringere il campo, perché sì, è disponibile la versione plug-in hybrid, ma ci rendiamo conto che almeno inizialmente la versione più ricercata sarà quella con la motorizzazione diesel, e quindi possiamo già andare un po' a filtrare anche per cambio manuale o automatico, ma quello lo vedremo in seguito. È disponibile con l'EAT8, quindi il fluidissimo cambio automatico 8 rapporti di Peugeot del gruppo PSA. Possiamo già selezionare una formula di acquisto o di finanziamento, ma in realtà la andremo a vedere più in là, e le versioni disponibili sono la Active a partire da 31.000 euro chiave in mano, una Active Pack da 600 euro in più, quindi 31.600, una Active Business da 32.200, una Allure da 34.000 euro, Allure Pack da 34.600, infine GT e GT Pack rispettivamente da 36.400 euro e 40.800 euro, ma a vedere un po' gli equipaggiamenti direi di scegliere la Allure. Disponibile anche in versione ibrida, noi sceglieremo la motorizzazione diesel, ve lo dico già. Abbiamo i dettagli della vettura con i colori disponibili, cambio manuale automatico ugualmente disponibile, cerchi in lega di partenza da 18 pollici con design Detroit, quindi design diamantato e in matte black, quindi un nero opaco, con una regolazione dei sedili in altezza per quanto riguarda il passeggero e il conducente anche il supporto lombare. Abbiamo i proiettori in tecnologia full LED, il mirror screen, quindi il mirroring dello smartphone con Android Auto, Apple CarPlay e Mirror Link. Per quanto riguarda linee stile abbiamo i vetri oscurati, il pannello di comando degli alzacristalli in cromato satinato e le modanature delle portiere cromate. Abbiamo anche sistemi di sicurezza ed assistenza alla guida come chiaramente ABS, RF e AFU, anche i poggiatesta, la chiusura centralizzata, gli agganci Isofix, il freno di stazionamento e l'Hill Assist utile in salita, il kit di riparazione degli pneumatici e l'Active Safety Brake, quindi la frenata se vogliamo attiva di emergenza, oltre anche alla retrocamera di parcheggio a 180 gradi. L'auto è dotata di sensore di parcheggio a 360 gradi, abbiamo gli alzacristalli anteriori e posteriori elettrici, ovviamente con sistema di antipizzicamento super utile soprattutto per i bambini, e anche un sistema di segnalazione acustica se andiamo in full electric, chiaramente questo nella versione plug-in hybrid, e tanti altri sistemi tipo l'Extended Traffic Sign Recognition, quindi il riconoscimento dei segnali della segnaletica stradale. Abbiamo anche l'illuminazione a LED per gli specchietti retrovisori, scusate, che sono anche ribaltabili elettricamente, il Peugeot iCockpit con l'head-up display da 12,3 pollici, quindi un quadro strumenti totalmente digitale, la radio DAB e lo schermo dell'infotainment touchscreen da 10 pollici in HD. Quindi selezioniamo la versione in allestimento Allure e possiamo scegliere la motorizzazione diesel da 130 cavalli in equipaggiamento manuale, si rapporti con start and stop, o automatico. Manuale e automatico hanno una differenza di prezzo di circa 2.000 euro, anzi 2.000 euro precisi, più o meno nella media del mercato, come vi abbiamo parlato in questo video nei vantaggi e svantaggi della scelta di cambio manuale o automatico in base ai loro pro e contro. Quindi vediamo un po' i dettagli della versione con il cambio automatico. Abbiamo 130 cavalli, 96 kW, consumi medi di 3,9 litri su 100 km ed emissioni di 104 grammi di CO2 per chilometro, importantissime ultimamente per andare a vedere un po' se si rientra negli svariati ecobonus che periodicamente vengono proposti dal legislatore
legislatore. Abbiamo quindi un motore 1500, 4 cilindri, 130 cavalli come detto, velocità massima 189 precisissimi chilometri orari, e questa è la tabella dei consumi medi per un serbatoio da 52,5 litri di carburante. Selezioniamo quindi questa versione e saltiamo direttamente alla configurazione. Questa è la vettura, ve la faccio vedere un po' nelle sue varie viste anche nel posteriore. A cambiare è principalmente la vettura all'anteriore, come vi ha spiegato Bart nel nostro video, e possiamo scegliere già la colorazione. Sono disponibili vari colori, praticamente tutti quelli della gamma, incluso a 0 euro è questo blu Celebes, ma direi che possiamo selezionare tranquillamente per 750 euro una colorazione optional, senza spingerci oltre verso il bianco madreperlo e il rosso Ultimate da 900 euro, né spenderli per il blu Vertigo, che se vogliamo è la prerogativa delle Peugeot elettriche. Direi di dirigerci su questo bel grigio Platinum da 750 euro e direi di andare a dare uno sguardo ai rivestimenti interni. Tutto ciò che abbiamo a disposizione è questo misto in tep e tessuto Colin Mistral. Questa è una vista degli interni, guardate un po' il volante molto compatto, molto razionale con l'iCockpit alle spalle. Questo è lo schermo da 10 pollici del sistema infotainment by PSA e abbiamo un'interessantissima, se vogliamo, virgola a forma di C rovesciata per quanto riguarda proprio il pannello di comando con tutti quanti i pulsanti e anche il selettore del cambio automatico, in questo caso è a T8. Possiamo dare uno sguardo anche dal punto di vista, dal point of view del passeggero, e anche dare uno sguardo al misto tep e questo appunto tessuto Colin Mistral dei sedili, con queste belle cuciture a contrasto in verde acqua con il grigio della parte centrale, grigio chiaro, e della parte insomma che incornicia la seduta e lo schienale in grigio più scuro. Continuiamo con la nostra configurazione, saltiamo direttamente agli optional, quindi gli equipaggiamenti optional. Potremmo aggiungere un wireless charging da 150 euro, sinceramente preferisco di no. Passiamo direttamente alla sicurezza attiva e passiva. Possiamo aggiungere con i cerchi Los Angeles anche l'Advanced Grip Control, quindi questa funzione che ricorda un po' la trazione integrale e va un po' a migliorare l'aderenza della vettura su terreni meno battuti e quindi un po' più sconnessi, per 400 euro. Sinceramente io non lo aggiungo perché questa è una configurazione più elegante, più da viaggio di un SUV molto interessante e di gran successo come la Peugeot 3008, e quindi ci va bene la trazione della vettura di partenza senza grip control. Possiamo aggiungere un allarme volumetrico e perimetrale con la chiusura a doppia azione per 375 euro, potremmo ma non lo aggiungeremo, e anche una rete verticale portabagagli per 100 euro che sinceramente potrebbe tranquillamente tornarci utile. Andiamo agli equipaggiamenti di comfort. Abbiamo il keyless access and start per 350 euro, chiavi in mano, sembra quasi un gioco di parole, e direi di aggiungerlo quindi l'avviamento e l'apertura delle portiere e chiusura senza chiavi, semplicemente a distanza. Infine, qui a Bari nella nostra configurazione molto personale non ci serve, ma per 200 euro tenete a mente che potrete aggiungere i sedili riscaldabili, e quindi andiamo un po' a vedere la nostra configurazione. Questa è tutta la lista se vogliamo completa degli equipaggiamenti di serie disponibili sulla vettura. Questa è una vista della vettura quasi a 360 gradi con questo bel grigio platino, guardate un po', con anche le cromature della linea del tetto, e vi faccio vedere anche per ultima volta la vista interna con questi interni molto scuri ed eleganti. Speriamo di potervela mostrare il prima possibile. Abbiamo un'illuminazione, vedo qui, per quanto riguarda i portabicchieri, e anche l'illuminazione della zona dedicata allo smartphone, anche se noi non abbiamo incluso una configurazione col wireless charging. Prezzo finale 37.200 euro, chiave in mano. Possiamo anche andare a dare uno sguardo quindi alle personalizzazioni che ci hanno richiesto 750 euro per la colorazione esterna, 450 euro di equipaggiamenti, e se volessimo un finanziamento le rate sono, con un tag da 5,99% e tag 7,06%, da 283 euro al mese. Questa quindi era la nostra personalissima configurazione del nuovo Peugeot 3008. Ora voglio sapere da voi nei commenti cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, scrivete nei commenti quali altri video vorreste che portassimo sul canale, quali configurazioni di quali auto. Mandateci le vostre personalissime configurazioni sui DM di Instagram e Facebook, iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche e seguiteci su tutti i nostri account social e sul sito, basta cercarci dovunque con wedrive.tv.